Di questo capolavoro di Stanley Kubrick, tratto dall'omonimo romanzo distopico di Anthony Burgess, esistono decine di recensioni sul web, senza contare saggi accademici e approfondimenti di ogni genere. Questa pellicola è una vera analisi sociologica che pone un dilemma fondamentale. La società, per poter sradicare il male, ha il diritto di impedire ad un individuo di compiere una scelta, e se un ente, come in questo caso lo Stato, nega all'uomo il suo diritto di poter scegliere individualmente cosa è giusto e cosa non lo è, privandolo così del proprio libero arbitrio, può tale individuo continuare ancora a definirsi uomo? Molto spesso si decide di utilizzare come scenario del proprio racconto una realtà distopica nella quale si sospende la credulità e tutto può accadere, e Arancia Meccanica appunto non è da meno. Alexander Delarge, o più semplicemente Alex, è sia il protagonista delle vicende che il narratore di questo film. Questo punto è estremamente importante. Per tutta la durata siamo relegati nella sua testa. La sua voce ci accompagna con una narrazione in prima persona. In questo modo, da un lato, noi stessi spettatori veniamo coinvolti, arrivando ad entrare in confidenza con il personaggio, e grazie a ciò, per quanto inizialmente lo si odia, nella seconda parte empatizziamo così tanto con la sua figura al punto da arrivare a provare compassione. Dall'altro però, questa visuale nella quale noi siamo obbligati ci impedisce di avere una visione totalmente equa del racconto. Il nostro giudizio è perciò appannato, non riusciamo a comprendere come gli altri vedono Alex. L'esempio che solitamente si fa è questo: nella scena in cui il poliziotto lo sputa in faccia, noi ci vediamo brutalità poliziesca, eppure se avessimo visto gli eventi esternamente, o meglio non coinvolti da Alex, probabilmente saremmo stati tra i primi a sputargli addosso. Alex e i suoi compagni di merende, come simpaticamente molti li hanno definiti, i suoi drughi, si macchiano di tante efferatezze. La violenza in Arancia Meccanica è dipinta in tutte le sue gradazioni di colore. Violenza fisica, sessuale, psicologica e così via. Eppure la visione della violenza non è monodimensionale. Lo scontro tra le bande assume l'aspetto di un balletto, le molestie alla ragazza avvengono sul palcoscenico di un teatro, anche la teatrale dimostrazione degli effetti della cura Ludovico su Alex. Insomma, come ha fatto notare il caro Morte Bianca, la violenza assume toni artistici. Aristotelicamente, noi spettatori indirettamente ci liberiamo da tali passioni esorcizzandole catarticamente. Semplificare il concetto di catarsi non è una passeggiata, visto che tra l'altro ci sono ancora diversi accesi dibattiti fra gli studiosi per poter definire esattamente cosa il filosofo intendesse. A grandi linee potremmo dire che guardare al teatro, oggi diremmo al cinema, la rappresentazione di un atto violento per Aristotele, porta il pubblico a scaricare le proprie emozioni. I suoi eventuali propositi, quindi di compiere quel gesto, vengono inconsciamente soddisfatti. Critica che mossa al suo maestro, Platone, che aveva una visione opposta dell'arte in generale, in verità, che definiva una mera copia della realtà, ma soprattutto della tragedia, che per Platone era causa di corruzione morale. Il pensiero al quale io mi accosto, senza la presunzione di voler risolvere una millenaria diatriba, è che tra la visione aristotelica, secondo cui uno esorcizza la sua carica aggressiva, e quella platonica, secondo cui invece uno è portato a farsi ispirare dai gesti, il mio pensiero è che sono entrambi aspetti veritieri, entrambi effetti che possono verificarsi, e che la vera differenza, alla fine, la faccia la personalità dello spettatore. Ragionamento che già all'epoca dell'uscita nelle sale di questo film si fece, ma che comunque non riuscì a sopire le numerose proteste che seguirono, che puntavano il dito sulla pellicola di Kubrick accusandola di aver ispirato alcuni eventi di cronaca nera del tempo, costringendo il regista, per potersi scrollare di dosso queste illazioni, a ritirare il film nel 1974 dalla distribuzione in Inghilterra. Arancia Meccanica condanna chiaramente la violenza, ma senza l'ipocrisia, mettendo in evidenza quanto essa sia parte della stessa natura umana. Niente a questo mondo è esente da essa.
dal procacciare il cibo alla stessa Bibbia come mostrato nel film, ovunque possiamo ritrovare la violenza. Tanto che coloro che dovrebbero essere i buoni in questo film, nell'intento di reprimerla, pensando di risolvere il problema, finiscono a loro volta per utilizzarla, addirittura con velato sadismo. È il caso del dottore che sta curando Alex, che volendo potrebbe togliere la sinfonia di Beethoven dal processo, ma lo spaccia per elemento punitivo, sottolineando quanti saranno contenti di ciò. Attenzione, Alex non è il buono della storia e sarebbe anche giusto sottolineare quando lo si definisce vittima di che tipo di vittima si tratta. Egli infatti diventa una vittima del sistema, un sistema che da un lato combatte un tipo di violenza, ma dall'altro ne accetta di buon grado un altro tipo, il proprio. La violenza è uguale in qualunque caso e ad opera di chiunque. Tra il bullo che picchia un barbone in strada e il poliziotto che prende a manganellate l'arrestato non vi è alcuna differenza nel modus operandi. In ambo i casi di violenza si tratta. Ragion per cui, se volessimo trovare l'espediente con il quale impedire a chiunque di commettere atti violenti, per onestà dovremmo espandere la cura Ludovico, togliere insomma la capacità di compiere il gesto praticamente a tutti quanti. E questo cosa comporterebbe? Parafrasando quello che dice il parroco del film, la morte del libero arbitrio. Se un uomo non può più scegliere tra il bene e il male, se viene obbligato al bene, possiamo in tutta onestà dire che quello è un uomo buono? E citando nuovamente Morte Bianca, pongo il medesimo quesito: chi dovrebbe decidere cosa è male e cosa è bene? Lo Stato? Ricordiamo nel 1933 cosa decise che fosse buono e giusto lo Stato tedesco. Ma come ci ricorda il politico, questi sono sofismi, loro non hanno tempo da perdere con le sottigliezze dell'etica, piuttosto che andare alla radice del problema per capire i motivi di carattere socio-educativo, preferiscono la via più ingenua e sicuramente meno dispendiosa. Nella scena iniziale li ritroviamo al Korova Milk Bar, seduti a sorseggiare bicchieri di latte migliorato. Il latte ci rimanda all'infanzia, alla giovinezza. In una scena, uno dei drughi riempie il suo bicchiere dal seno di un dispenser a forma di donna, altro punto da prendere in considerazione. Oltre a confermarci l'allegoria della gioventù, il latte riempito dal seno ricorda il latte materno, di una figura femminile, immobile, pronta a servire così come vuole la società. E si evince anche dal resto dell'arredamento, sedie e tavole con tali fattezze ci comunicano un mondo in cui la donna è schiacciata, repressa, ridotta letteralmente a mobilio. E se quel seno è l'espressione di quella società, dobbiamo anche tener presente che il latte che riversa non è semplice latte, ma mescolato a droghe, tossico, latte marcio con cui quel mondo nutre i suoi figli. Alex e i suoi drughi vestono il candore della purezza, un colore, il bianco dei loro vestiti, che contrasta tantissimo con le azioni che compiono, purezza e malvagità. Lo stesso Alex è sia vittima che carnefice, tutto grida quasi alla contraddizione e questo rende subconsciamente questo personaggio una figura strana, atipica. Il loro modo di parlare, il Nadsat, fu una lingua inventata dall'autore del libro, che era un poliglotta, amante del linguaggio e contribuisce a stranire maggiormente lo spettatore che lo percepisce fuori da ogni schema. Alex si presenta come un esteta, apprezzatore dell'arte, amante della buona musica da intenditore. Un'ennesima contraddizione, visto che siamo abituati a pensare che la violenza sia esclusivamente figlia dell'ignoranza. Ma questo è il punto evidenziato poco fa. Non è così. Il protagonista suscita nello spettatore, per via di tutte queste cose, sia fascinazione sia disgusto per gli atti che compie. Alex è una figura seduttiva e repellente al contempo. La musica classica, che così tanto Alex ama, che spazia da Rossini all'adorato Beethoven, è un altro importantissimo simbolismo di questo capolavoro.
Kubrick era un grande appassionato sia di arte che di musica classica, quest'ultima infatti nelle sue opere la troviamo spesso e volentieri. Per la stessa motivazione detta poc'anzi, ossia quell'esigenza di creare un netto contrasto in questo film, Kubrick scelse di fondere scene estremamente disturbanti, forse meno oggi, ma ricordate che è pur sempre un film degli anni 70, non a colonne sonore inquietanti o a suoni grotteschi, bensì con musica soave, inni alla gioia, un ennesimo schiaffo che Kubrick dà ad una società che ci vuole ingabbiati in celle di perbenismo, con una palla di felicità sempre legata alla caviglia. Visione che in Arancia Meccanica subisce un capovolgimento della prospettiva attraverso un protagonista che può provare gioia e tutti quei sentimenti positivi che il mondo ci spinge a desiderare solo attraverso la violenza. La polvere che il mondo nasconde sotto il tappeto o fa finta di ignorare. Come sapete, Alex verrà tradito dai suoi compagni e messo in prigione. Per evitare di scontare la pena, si sottopone ad una cura sperimentale detta cura Ludovico, con la quale la società, in tutta la sua malvagia ipocrisia, utilizza la scienza per reprimere totalmente la libertà di scelta di Alex e costruire, come lo stesso politico lo definisce, un cittadino modello. Attenzione, Alex sarebbe stata solo la prima vittima. La vera intenzione di questo governo era quella di estendere la cura a tutti quei cittadini che non rispettano lo standard. Qualcosa di simile la ritroviamo anche in Psycho Pass. Mentre nel libro Alex alla fine, dopo essere stato curato dalla cura, incontra un suo vecchio compagno che ha messo su famiglia e decide così di mettere la testa a posto, che se ci pensiamo avrebbe anche senso in un percorso di redenzione, dove si mostra che un malvagio può sempre cambiare imboccando la retta via. Nel finale del film, invece, Kubrick sceglie di dimostrare che comunque sia la natura e l'istinto umano non possono essere mai realmente repressi, non c'è politica o società in grado definitivamente di sopprimere l'essere di un individuo che non appena tornerà in auge esploderà trionfante. Quindi, la scelta astuta del politico diviene la seguente. Sigillando un patto rappresentato dal politico che imbocca Alex, la società, dopo aver fallito nell'intento di cancellare l'istinto umano, decide che se non può combatterlo, allora è meglio portarselo dalla sua parte. Tra i giornalisti che immortalano i due in una stretta di mano di reciproco accordo, Alex d'ora in poi sarà libero di esprimere se stesso, questa volta applaudito dalla società. Il vecchio drugo diviene parte del sistema. Ci sarebbe ancora da dire su questo capolavoro di Kubrick, che tra l'altro, per chi ancora avesse dubbi, è il mio regista preferito. Ho cercato di focalizzarmi sugli aspetti più salienti e sulla tematica centrale, ma ci sono molti altri aspetti di carattere artistico e filosofico che non andrebbero trascurati. In futuro potremmo ritornarci sopra. Prima di salutarvi e rimandarvi al prossimo episodio, devo ringraziare chi ha fatto sì che questo video potesse vedere la luce, in primis il buon Sam e a tutti coloro che hanno scelto di abbonarsi al canale. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Sotto in descrizione trovate tutti i nostri social sui quali seguirci per restare sempre aggiornati. Noi ci rivediamo domenica e non mi resta che augurarvi buona vita a tutti.